già dall'inizio avevo visto una grande potenzialità nel progetto. Quando Marco Genovese ha cominciato a trarre i primi spunti e Claudio dettava un po' le regole del gioco, diciamo così, subito avevo visto un super prodotto. In fase embrionale io avevo già una sensazione molto positiva. No, il nemico è stato il tempo, ovviamente, perché appunto c'era la scadenza delle Olimpiadi, dei mondiali, ma ovviamente la bicicletta deve essere pronta, prodotta e provata. È stata una grossa corsa contro il tempo. Ah. L'histoire, elle a essentiellement débuté quand on est allé à la rencontre de Villiers, chez eux, en Italie. C'était au mois d'août de l'année dernière. Et le point important, ça a été de faire comprendre aux gens de chez Villiers l'importance de développer un nouveau vélo de contre-la-montre. Et on savait à un moment donné sur quel point on pouvait avancer pour améliorer la performance sur un nouveau vélo. Donc on leur a présenté les datas, toutes les données qu'on avait collectées précédemment, pour leur faire comprendre qu'à un moment donné, le but c'était pas simplement de développer un nouveau vélo de chrono juste pour le développer, mais qu'on pouvait certainement faire beaucoup mieux que tous les vélos qui étaient actuellement sur le marché. Quando ho iniziato nel luglio 2023 a sentire le prime avvisaglie dell'idea di fare un progetto nuovo di bicicletta da cronometro, era davvero molto interessante, anche perché ormai erano passati diversi anni dall'ultima bicicletta, dal turbine, e in particolare dal turbine SLR, quindi l'avvento di un nuovo progetto del genere sarebbe stato davvero molto molto interessante. Idee ce n'erano, insomma eravamo abbastanza pronti nell'affrontare questo. Il problema fu quando mi comunicarono la data, perché riuscire a preparare questa bicicletta in tempo, appunto per l'atleta di punta che è Stefan Kung, è stato veramente una cosa molto molto difficile, perché dargliela a maggio 2024, quindi neanche un anno dal momento della richiesta, era veramente una cosa che non abbiamo mai fatto prima. Comme c'est un projet qui devait être réalisé sur quelques mois, très très court, donc moins d'un an, l'idée a été retenue de travailler essentiellement pour un vélo de contre-la-montre pour Stéphane, pour avoir ce vélo finalement pour les principales courses de milieu de saison, Tour de France, Jeux Olympiques, Championnat du Monde et jusqu'à la fin de saison. Et ensuite, pouvoir transférer ce développement pour 2025 à l'ensemble de l'équipe. Il fatto che una cosa sia fatta in velocità non vuol dire che sia fatta di fretta. Diciamo che molte delle idee che avevamo erano frutto di ricerca e sviluppo, cioè tu l'attività di ricerca e sviluppo non la fai in progettazione, la fai ben prima e quindi è frutto di anni di ricerca precedenti, cioè molti concetti della supersonica erano già maturi grazie all'esperienza fatta con i modelli precedenti. La storia ci ha premiato anche per le performance che abbiamo raggiunto sui modelli precedenti, e quindi il fatto che siamo riusciti a fare un progetto così in velocità è frutto di un grosso lavoro alle spalle, di una grossa storia che c'è stata. Mi piace fantasticare e romanzare sul fatto che il progetto sia nato nel 1933, quando la NACA pubblicò il fantastico report 460, dove vengono introdotte per la prima volta nella storia dei profili normalizzati di aerodinamica, e lì nacque l'ingegneria aerospaziale o aeronautico. Questi profili che abbiamo scelto sono profili normalizzati, in particolare della serie NACA a 4 cifre. Questi profili hanno un'equazione ben precisa, e per poterli integrare in un software devi riuscire a realizzare un algoritmo che ti permetta
velocemente di sviluppare questo disegno, questo layout di quello che doveva essere il profilo scelto. Il problema è che alcune volte i profili andavano stretti, quindi un altro sforzo che riuscimmo a fare fu quello di realizzare un nuovo algoritmo con la scelta dell'utilizzo dei profili in H modificati, che ci permette di cambiare la posizione dello spessore massimo e quindi non trovarci più al 30% rispetto a quello che è il classico NH00 o qualsiasi cifra, ma trovarci in una posizione nuova che poteva andare meglio per la compatibilità con certi componenti. Puis le sujet Stéphane Kung est vite apparu au centre des débats où on voulait accompagner Stéphane pour les Jeux Olympiques et aussi pour les championnats du monde qui étaient chez lui en Suisse. Et pour nous, c'était indispensable d'offrir le meilleur matériel pour Stéphane. Donc bien sûr, Villiers possédait déjà un vélo de contre-la-montre très performant, similaire à celui qu'on avait avant. Mais l'objectif, c'était toujours de pousser les limites, aller toujours vers la haute performance. Et donc le sujet vélo de contre-la-montre était devenu prioritaire pour nous pour le prochain développement Villiers. Stéphane est un coureur assez atypique de par sa morphologie. C'est quelqu'un de grand et qui développe une très grosse puissance, mais qui a aussi des membres qui sont assez imposants. Donc on sait que sur un contre-la-montre, l'aérodynamisme est important, mais par rapport à des coureurs plus longilignes ou plus petits, comme par exemple Evenepoel, ou longilignes comme Tarling, lui avec ses membres plus imposants, c'est un vrai challenge pour nous d'essayer d'améliorer au maximum son aérodynamisme. Donc depuis de nombreuses années, on travaille beaucoup là-dessus et le développement du Supersonica rentre aussi dans ce process d'essayer d'optimiser au mieux pour faire de lui le coureur le plus rapide. It's a little bit a love-hate relationship. Obviously, it's a discipline that I admire and I'm good at, so I love doing it, but at the same time, I hate it because I know it's going to be painful and I know it's a lot of investment. Like you have to train a lot specifically, you have to do a lot of research with the material, you have to do all this testing in wind tunnel, on track, etc. But the feeling when you're riding your time trial bike at 50, 60k an hour, it's amazing. And this you always have to keep in mind, like when you're in that flow and it's really going well and you have the impression it's like flying, then that's a super nice feeling. And for sure, when you win, that's the best moment when you step on the podium or when you cross the finish line and you get often in time trials in the earpiece that you hear, ah yeah, best time. Okay, it's super nice and it's rewarding for all the work that it's put into. And one thing that I love also about time trialing is like the precision, like every detail has to work out and you have to think about everything and it's no coincidence, and that's also really cool. Dans le même temps, on avait précédemment développé un mannequin articulé de Stéphane. C'est-à-dire il faut imaginer qu'à un moment donné, personne n'a ça au niveau mondial. Je crois qu'on est la seule équipe au monde à avoir développé un mannequin articulé. Et en ayant ce mannequin articulé, on a pu repousser quasiment les limites des connaissances actuelles de l'aérodynamisme. Puisqu'on n'avait pas besoin de Stéphane pour faire tous les tests. On l'avait finalement en grandeur nature et articulé, qui bougeait en soufflerie. Donc on avait lancé ce projet-là avant d'avoir le partenaire Villiers, tout en se disant qu'à un moment donné, on aurait besoin de cela pour aller plus loin dans le développement du vélo de chrono. D'où l'intérêt ensuite de pouvoir y associer le projet Stéphane vélo de chrono avec le nouveau partenaire Villiers. Abbiamo studiato, l'ingegnere aveva preparato un algoritmo molto molto complicato per prevedere che ogni singolo tubo avesse un determinato profilo NH che fosse corretto per
la funzione aerodinamica sì, ma che fosse anche torsionalmente corretto per quanto poi riguarda l'uso in gara. Aveva un file enorme che l'abbiamo mostrato quando, la prima volta che siamo stati a Besançon. Tirato fuori il file sulla lavagna, abbiamo cominciato a mostrare, stop, non si capiva niente ovviamente, perché no, c'era anche Stefan Kung, era presente, e quindi noi ci siamo un attimo fermati, ma ci siamo un po' soffermati sui concetti un po' più basilari del progetto e siamo andati avanti. Poi quando siamo scesi giù, Stefan si è avvicinato a noi e fa: ragazzi, fantastico, secondo me è perfetto, non c'è niente da cambiare, andate avanti così, non c'è nulla da cambiare, procediamo, vedrete che verrà un signor telaio. E in effetti I didn't know what to expect. I was always like, together with my mechanic, always like talking like, what do you think is the next step of time trial bikes gonna look like? Like, what can we even improve? Like, what can we change? Like, when you look at the current bike, it's already amazing. And how can something amazing like be even more amazing, you know? And so it was 2 months after the start of the project that I saw the first design sketches, and I was like, wow, surprised. And okay, like, how did he get there? And then Marco, the engineer, he started explaining like, yeah, you know, there is this shape of this tube and this algorithm and so on. He's like, I'm boring you. It doesn't matter. I was like, yeah, it does matter. Like, explain me the detail. Like, I want to know how you got there. Like, what was the thinking behind it to have more comprehension of the project. And this was super nice. And from that moment on, I was like 100% confident, like the bike is going to be there when I need it, because we were pretty short on schedule, like to be able to produce the bike and have it ready for summer. And from that moment on, I was like, I remember I walked, or at the end of the meeting, I went to the guys from Willier, and I was like, I'm confident, like, you're gonna be able to make it. I was like, oh yeah, but you know, it's gonna be tight. And I was like, I'm confident you're gonna make it, like, I trust you. And I was like, okay. Per poter dare una bicicletta in meno di un anno significa che il progetto, il tempo di progettazione è brevissimo, significa che devi spendere al massimo 3-4 mesi, e così è stato. Abbiamo fatto moltissimo lavoro, sia dal punto di vista delle simulazioni numeriche, sia dal punto di vista dei test, producendo prototipi, andando in Galleria del Vento anche più di una volta e riscontrando concretamente i dati che avevamo bisogno di avere. L'idea di base era quello di muoversi a piccoli passi, quindi qualsiasi momento che hai per poter fare una verifica di un qualcosa è importante, perché appunto l'aerodinamica deve essere provata, è una condizione che devi fare delle prove e verificare. Tra le grosse sfide c'erano anche ambiziosi condizioni di performance che la bici in più doveva avere rispetto al modello precedente, quindi gli obiettivi, i goal, insomma, erano veramente molto ambiziosi e molto difficili. Dans le cyclisme, on ne peut pas se permettre d'attendre que les choses évoluent, on est obligé toujours d'anticiper pour aller gratter les petits détails. Puis après, des nouvelles formes qui apparaissent, des nouvelles tendances, avec par exemple des écartements plus ou moins importants au niveau de la fourche. Et puis toujours plus d'intégration, on ne voit plus les gaines, on ne voit plus les serrages, tout est devenu intégré. Donc c'est vrai que ça évolue, puis c'est devenu des petits bijoux, des œuvres d'art. La première fois que, en fait, le vélo, on l'a vu un petit peu qui arrivait, vous savez, comme un bébé qui va naître en pièces détachées, puisque les ingénieurs nous envoyaient des photos et des vidéos. Et à un moment donné, on a reçu la première vidéo où le vélo était monté. Alors là, dites, waouh! Entre le vélo que vous avez imaginé et ensuite le vélo qui est monté avec les roues, etc. Wow. En plus, belle peinture, ouais, il y a de l'émotion. Et vous dites, ouais, la machine, elle est fantastique, elle n'est pas comme les autres. Il y a
un truc en plus par rapport aux autres vélos. Donc ouais, c'est beaucoup d'émotions. C'est une naissance. Une naissance. Ce qui est même plus fort, c'est que comme les autres n'ont pas eu le vélo et qu'il n'y a que Stéphane qui a roulé dessus, les autres l'attendent encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une attente importante en se disant « Waouh, on va enfin, nous aussi, pouvoir rouler sur la belle machine. » Oui, c'est vrai, il y a de l'émotion. Parce qu'on y passe 8 mois, et d'un seul coup, paf, ça y est, ça vit, ça existe. We scheduled the first test in March in Belgium. It was like grey, rainy, and then they presented me with the new bike, and it was a really cool moment. Like, it's always one of the coolest moments when you see a new bike, like that you have been involved in the development or in the process of building, and you see like the first sketches, then you see like the first prototype that's like made with 3D printing. You see images of the bike in the wind tunnel. You see images like even with my mannequin on it, and but it's still like hard to, it's still far. And when you see it like mounted with like the shifters, the wheels, everything ready to ride, and you're like, okay, when can I try it? Can I try it immediately? It feels like Christmas, like this feeling I think that our kids have when we give them presents. This is kind of what it feels like. Super exciting. La prima volta che abbiamo portato il telaio su strada, era in Belgio, un freddo, una giornata di pioggia, e Stefano ha cominciato a fare dei giri su una strada mezza bagnata. Io ero di fianco a Jürgen, che è un po' il meccanico che segue proprio le biciclette da cronometro. Fa: Jürgen, cosa dici adesso? Ma capiremo, non so, secondo te? Fa: guarda, vediamo Stefano quando arriva, capiamo subito dalla faccia come funziona. E allora mi sono preparato in questo caso, ho tirato fuori il cellulare, io ce l'ho il video. Arriva Stefano, comincia a frenare e vedi che si ferma, comincia a avere questo sorrisone. Da quel giorno lì è stato tutto in discesa. Arrivare lì è stata una corsa esagerata, però ne valsa la pena. Effettivamente con il primo prototipo lui è tornato con un sorrisone e io ho visto in lui quel bambino che è felice di provare un prodotto veramente innovativo, secondo me di provare la bici più veloce al mondo. Riuscire ad arrivare così in breve tempo e per un atleta, un professionista come Stefano, soprattutto con la storia che ha alle spalle, e avere un atleta che ti fa capire dal suo sorriso che ok, ci siamo, è stata un'enorme gratificazione, sono proprio contento, anzi sono quei momenti che ti rinvigoriscono, ti fanno tornare a casa, magari sei stanco perché hai fatto il weekend invece di stare con la famiglia o altro, l'hai fatta fuori, però torni vigoroso e contento di aver fatto il tuo lavoro e di continuare a dare il meglio, insomma, per lo sviluppo anche dei nuovi progetti, senz'altro. Yeah, it's super nice, like when you finally have it and for real, and then start preparing for the first race with the bike. And yeah, then I was preparing. I was in altitude camp and I got sick, and yeah, I was not in super good shape or very fit, and I knew it was going to be the launch of the Supersonica on the first day of the Tour de Suisse. So I also felt like, okay, shit, like everything is ready, like they made everything possible ready, so I have to get ready as much as I can, but I felt like I was not ready 100%, and that was a bit of a shame that the first race with the new bike I was not, because normally it would have been nice to win the first race with the bike, but yeah. It had to wait a little bit more than a week more until the national championships to get the first win. Then I was healthy again and ready, and yeah, it's always nice to win the first time with the bike. It's the first like reward for the guys working behind, but for sure we were striving for bigger goals,
coup, la première fois que Stéphane a gagné avec le Supersonica, c'était au championnat de Suisse. Ça reste une belle victoire et qui était importante dans sa montée en pression vers le Tour de France et les Jeux Olympiques. Mais surtout, c'était aussi la première victoire du Supersonica, donc ça a récompensé aussi tout le travail qui avait été fait en moins de 1 an entre Villiers et l'équipe Groupama FDJ. Et ça a rendu aussi beaucoup de sentiments positifs par rapport à cette victoire et beaucoup de satisfaction. Et on savait que ce moment-là était finalement assez marquant et on sait que c'est le début d'une longue histoire. Rien à perdre, rien à gagner, juste ton plaisir à toi. Allez. Yeah, the tour, this was a bit of a shame. Like, we worked so hard to get bike ready and everything, but you once more realize, like, without the human on the bike, the best bike in the world is nothing. And yeah, I was struggling a lot with like health issues and so on during the whole summer, during the tour, also in the build-up to the Olympics. I was not at my 100% at the Olympics, and this was a shame because you try to do everything to be ready for the moment, and sometimes it's just like, yeah, you have things that are not in your control, but it's part of the game and you have to accept it as an athlete. But also because my whole summer was like really disturbed by a lot of things, I said to the team, look, now I slowly start to feel good. I want to do the Vuelta, like I'm super motivated, I want to win. And they're like, yeah, but you can do this schedule there with other races. I was like, no, look, I want to win the big races. I don't want to win like other races. I want to win at the Grand Tour, I want to win at the Vuelta. I was so ready, like also mentally, I was like, okay, today I go even more all in than I usually go, and I only go for the win. I went out really hard and I had to suffer so much in the end. It was super painful, but yeah, when I crossed the finish line, new best time by far, almost a minute. And I went on the hot seat, it was this long wait. Oh, it was horrible. The last rider out was Roglic, Olympic champion, time trialing, and so yeah, you can never be sure until the last rider crosses the line. And then he crossed the finish line 33 seconds behind me. This like super big relief, like a lot of excitement, joy. Okay, it just felt so good. I think not only for me, but I only can imagine also for the guys and girls behind the scenes working for the project. Was a big reward. Because in the end, you want to win the big races. Okay, it's nice if you win here and there, but you want to win at the biggest races of our sport, and the Vuelta, being one of the Grand Tours, probably takes part of it. And winning the last time trial and stepping on the podium in front of the Palazzo there in Madrid was super good. So yeah, the season went on, and a few days ago was the last race of the season, a time trial as well, and I was able to win one time with the Supersonica, which was a really nice ending to the season, and which was really intense. It was also, the build-up was really intense, a lot of time consuming, a lot of effort, I think, from everyone, but also from myself. It was nice to finish on a high note, that's for sure. Abbiamo raggiunto con la Supersonica il livello massimo di estremizzazione, se vogliamo dire da questo punto di vista, dell'aerodinamica e delle prestazioni. Ma questo ci ha portato un grande bagaglio di esperienza per poter capire come sviluppare i prossimi prodotti. Quello che sicuramente posso dire, non posso svelare adesso cosa abbiamo nel cassetto, abbiamo già diverse cose, ma quello che posso dire è che questo insegnamento ci porterà a sviluppare dei prodotti senza compromessi. Quindi un prossimo prodotto gravel che uscirà sarà estremamente gravel e tecnicamente gravel, o il prossimo prodotto aerodinamico da corsa che uscirà, o qualcos'altro da salita piuttosto che una bici anche di media gamma, potrà essere comunque senza compromessi, perché vediamo che questa specializzazione del prodotto è molto importante per il mercato. E stiamo solo progettando la bici insieme con Elon Musk che andrà su Marte.